Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana a tutti. Carlo, allora ci ritroviamo alla vigilia di una partita così importante, l'ultimo dei 3 incontri con il Napoli di questo mese di aprile. Ti chiedo le ultime appunto sul Milan, c'è stato un problema per Giroud, poi risolto, e le tue sensazioni anche per questa vigilia. Sì, l'hai detto tu, c'era un leggero allarme per quello che riguarda Giroud, risolto. Il Milan giocherà probabilmente con la stessa formazione che ha battuto il Napoli 4-0 a Napoli, che ha battuto a San Siro 1-0 il Milan, e quindi sarà la formazione ben collaudata. I giocatori sono freschi, intelligente la scelta di Pioli di schierare, diciamo, le alternative a Bologna, che non ci ha creato problemi quanto alla prestazione, perché la prestazione è stata eccellente. Le sensazioni, sai, il tempo vola, siamo già a metà aprile, grande attesa per questa partita. Quando è stato il sorteggio, diciamo che rispetto al sorteggio, quelli che hanno festeggiato con un po' di, diciamo, di anticipo questo sorteggio, adesso si sono resi conto che certo c'è ancora possibilità per il Napoli di passare il turno, ma mi sembra che ci sia il Milan che è il Milan. Chi sottovaluta il Milan, sono 3 anni che sottovalutano il Milan e rimangono sempre male, non hanno ancora imparato, continuano a sottovalutarlo. Il Milan risponde sul campo. Tra l'altro, Carlo, è stata una vigilia, ma più che vigilia direi una settimana intera, un po' pesante, no? Non trovi? Tante parole, l'ultima cosa successa a Teo Hernandez, per carità, sai, poi sono tutti... è stato preso di mira dai social, però sai, quando la palla rotola, diceva un giocatore che Napoli, chiaro che c'è un bell'ambiente, ma rispetto a San Siro, per esempio, per il giocatore a centrocampo che sta giocando, il tifoso più vicino è a 100 metri, mentre a 100 metri no, a 50-60 metri, mentre a San Siro ce l'ha lì. Quindi signori, abbiamo un campione del mondo, un vice campione del mondo, un altro vice campione del mondo, un campione della nazionale algerina. Là giocano in ambiente sereno, figurarsi, grande tifo dei nordafricani o in generale degli africani, perché sono grandi appassionati di calcio. Abbiamo Maignan, abbiamo questi giocatori, saremo più tesi noi di loro. C'è da dire una cosa, che il Milan non deve iniziare come qui a San Siro, dove c'è stato per esempio lo sciagurato pallone dato al Napoli dopo 6-7 secondi da Tomori, che ha fatto capire qualcosa, mentre a Napoli a capire qualcosa erano stati loro col tiro di Diaz. Conterà molto l'approccio, perché ci sarà subito il tentativo del Napoli di scatenarsi, giustamente, e lì il primo quarto d'ora sarà fondamentale, secondo me. Hai parlato di un Napoli che appunto probabilmente sarà subito aggressivo. Ti chiedo invece che Milan ti aspetti, un Milan chiuso, un Milan che comunque proverà a fare la partita? Milan è chiuso se lo chiudono, ma il Milan appena poi non lo chiudono riapre la porta e scappa via. Quindi no, è un Milan che dovrà soffrire probabilmente l'inizio del Napoli, ma basterebbe, Beatrice, un paio di fraseggi, farli girare un po' a vuoto, ma parlo di cose minime, per far capire che insomma il Milan c'è. Perché all'inizio, ti ripeto, della partita di Napoli, Milan autorevole, ho detto bene, ci siamo. Qui a San Siro lasciamo perdere che poi hanno avuto la grande occasione, perché il Napoli si arrabbia molto con l'arbitro, ognuno si arrabbi con chi vuole, ma anche Kvara gli vanno tirate le orecchie da parte dei tifosi perché a porta vuota non è riuscito a segnare. Quindi poi si vanno a vedere gli arbitri, poi però bisogna guardare anche gli errori eventuali dei propri giocatori. Però insomma fa parte del gioco, vedremo la conferenza stampa questa sera di Pioli cosa dirà, e quindi vedremo la conferenza stampa proprio in questi minuti, mentre noi stiamo parlando è in corso, e quindi siamo curiosi poi di capire, dopo la nostra trasmissione, di andare a frugare che cosa abbia detto Pioli. Tra l'altro, Carlo, ti faccio la stessa domanda che hanno fatto a Pioli e Kier sui canali social del Milan,
ovvero se cambierà qualcosa con Osimhen. Io ti chiedo la stessa cosa, secondo te cosa cambierà con la presenza di questo grande giocatore? Cambierà che il Napoli è più pericoloso, è un giocatore di calcio bravo, è 100 volte superiore a Harry Kane che il Milan ha affrontato contro il Tottenham. No, è un grande centravanti come Harry Kane. Il Milan ha limitato Harry Kane e cercherà di limitare Osimhen. Il Milan cioè, si è abituato ai grandi giocatori, ma perché non bisogna rivolgere la domanda a che cosa vuol dire avere Leao molto più in forma di qualche settimana fa? E non credo che loro pensino solo a Osimhen, c'è anche da pensare ai giocatori del Milan, a Diaz, a Leao, e quindi sono 22 giocatori importanti. Vediamo se il Napoli supplerà bene all'assenza di Kim e Anghissà, che sono giocatori importanti, e poi il Milan penserà a Osimhen, a limitare Kvara e Osimhen, e loro penseranno a imitare il vice campione del mondo centravanti. Osimhen non è campione del mondo, è vice campione del mondo e campione del mondo Giroud, che non mi sembra un giocatore da trascurare troppo. Sarà vecchio, sarà vecchissimo. E non segna da un po', non segna da un po', Carlo, non segna da un po'. Però è sempre utile. Il Milan non No, segna infatti. un po' in generale, perché anche il Milan, salvo i 2 gol di Leao a Napoli, l'attacco non è che stia brillando in maniera straordinaria. Però vediamo, adesso pronostici non se ne possono fare su chi sarà l'uomo decisivo o meno. No, anche perché, voglio dire, sono partite in cui potrebbe essere l'uomo decisivo il più atteso, no? Cioè Leao, ma potrebbe essere l'uomo decisivo anche un outsider, un Krunic. Purtroppo fare oggi previsioni e parlare oggi è sempre Sì. molto difficile. E noi infatti non parliamo. Tra l'altro, Carlo, non so, pensavo che magari il primo tempo di Milan-Napoli, no? Che te ci hai visto spaventati, ma tutti abbiamo visto un Milan spaventato. Primi 20 minuti. Può essere stato magari anche di aiuto, no? Di esperienza, perché comunque questi ragazzi arrivavano da una partita stravinta in campionato, il Napoli invece era il leone ferito, però credo che aver passato, tra virgolette, quei 20 minuti senza subire reti abbia dato una spinta in più anche a questi ragazzi, se pensiamo a gennaio, no? Certo, Adriano Galliani ha sempre detto che ogni partita è diversa dall'altra, ogni minuto è diverso dall'altro, quindi noi ipotizziamo, giochiamo a capire, però veramente il Milan ha iniziato benissimo col Chelsea, l'arbitro Ziber dà quel rigore che non c'era e la partita si è ribaltata. Sono attimi, sono sensazioni, sono momenti, sono episodi, sono dettagli. La Champions League vive molto di dettagli, quindi vedremo, la tensione sale. I miei colleghi che sono a Napoli hanno detto, comunque si parla tanto, ma tifosi del Napoli sorridenti che dicono vinceremo noi, ma fa parte del gioco, ma cose particolari non mi sembra che ce ne siano fino adesso. E direi che è molto importante anche questo. Certo, io Carlo, grazie. Ho scelto come location alle mie spalle, forse lo vedete, il cavallo di Leonardo. Siamo qui a San Siro Galoppo, passavo di qua, ho detto facciamo il collegamento qui, è un monumento meraviglioso. Come consiglio ai tifosi del Milan, che non devono solo andare a vedere la partita, ma hanno qualche minuto di tempo, perché qui noi parliamo a largo spettro di tutto, di andare nella Cappella San Severo e vedere il Cristo velato. È lo stesso stupore per chi viene a vedere il cavallo di Leonardo, perché a Radio Rossonera si fa anche cultura. Certo. Carlo, io ti ringrazio. Volevo un po' di emozione, però non ti sei emozionata. Sì, no, ma oggi, guarda, oggi ho capito, è una giornata... potrei parlarti di quello che vabbè, ok. No, io spero che arrivi domani prima possibile, perché devo dire che era un'attesa che non ero più abituata a vivere certo. Ed è bello anche viverla. C'è la notizia che ti abbia invitato Brad Pitt e gli hai detto eventualmente dopo la partita. Esattamente. Carlo, io ti do appuntamento mercoledì, perché ci sentiremo nel post partita di domani, però io e te ci rivedremo, come ci piace dire, quando sapremo già tutto. Esatto, quando sapremo tutto, perfetto.
Io sarò in viaggio, arriverò verso le 6:30, e però prima di partire certamente troveremo il modo di sentirci al telefono e poi appena arrivato a Milano collegamento con te. Grazie Carlo, a domani. Un abbraccio, buon tutto.